Buongiorno e benvenuti sul canale Caravan Camping 360. Oggi ci troviamo all'area camper camping Grinto a Moncalieri in provincia di Torino. Cominciamo subito con il nostro percorso. Subito sulla destra all'ingresso troviamo la reception. Passati i cancelli troviamo il viale d'entrata dell'area camper e sulla destra subito un baby park fornito di alcune giostrine per i bambini come altalene e scivoli. Adiacente a questo baby park si trova il Thinking Park, è un'area adibita al pensiero, un'area verde alberata con delle panchine dove ci si può sedere e rilassarsi. Lungo questo viale troviamo sulla destra, partendo subito, poi l'area piazzole che prevedono la sosta sia di caravan che di camper. Andando dritti ci troviamo nella zona servizi, dove questo blocco che possiamo vedere è il blocco bagni, docce e lavabili. Qua troviamo un'area per lo scarico delle acque nere. Girato l'angolo troviamo subito l'area lavabili. L'area lavabili prevede 3 postazioni per il lavaggio delle stoviglie. Tutte e 3 le postazioni sono dotate di acqua fredda. Al momento del nostro test purtroppo però non era disponibile l'acqua calda. Adiacente alla zona lavaggio stoviglie troviamo la zona lavanderia, dove all'interno vi sono una lavatrice, un'asciugatrice e 2 lavabili per il lavaggio degli indumenti a mano, e subito dopo i blocchi bagno, blocco uomo e blocco donna. Andiamo a vedere il blocco uomo. Il blocco uomo prevede 2 toilette. Ricordiamo che il blocco bagni è riscaldato ma si trova all'interno di un container, e soprattutto 2 docce. All'atto del test le docce funzionavano solo con acqua calda con gettoni da 50 centesimi per 3 minuti. Nel piazzale del blocco bagni, che ricordo essere un parcheggio, nell'angolo in alto a sinistra troviamo la zona di conferimento dei rifiuti. Essendo in regime di differenziata si trovano tutti i bidoni differenziati per tipologia di rifiuto. A lato del blocco bagni uomo troviamo il blocco bagni donne, che risulta essere uguale per conformazione. Sulla sinistra di questo piazzale possiamo vedere rialzata la pista ciclabile che attraversa il Parco Le Vallere, parco che si trova a nord del campeggio, mentre sulla destra possiamo intravedere le piazzole su ghiaia che dopo vi mostrerò. Proseguiamo quindi nell'area tende. Nell'area tende possiamo notare che sono installati dei pali, questo affinché d'estate vengano installati dei tendoni che favoriscono l'ombreggiamento della piazzola. L'area tende è fornita di allaccio luce sia sulla parte destra che sulla parte sinistra. In fondo c'è un'uscita che porta direttamente alla zona piazzole su ghiaia. Nell'area piazzole su ghiaia, dedicata come dicevamo prima sia a caravan che a camper, troviamo per ogni piazzola l'allaccio elettrico e la possibilità di carico acqua potabile e scarico diretto in piazzola. Come possiamo vedere è prevista una colonnina ogni 2 piazzole per l'energia elettrica, e al di sotto della colonnina troviamo 2 tappi. Quello arancione prevede lo scarico delle acque grigie, quello verde prevede il carico dell'acqua potabile. Ogni tot piazzole troviamo anche dei lavabili con la base in cemento per poter caricare sempre acqua. Sono presenti numerose piazzole e all'interno di questa fascia del campeggio troviamo anche un secondo blocco bagni che nel periodo invernale risulta chiuso e risulta essere anche più piccolo di quello precedentemente mostrato, ma fornito di docce e di toilette. L'attraversamento del campeggio è possibile attraverso 2 piccoli ponticelli di legno sovrastanti un piccolo laghetto d'acqua. Questo ponticello, ad esempio, porta nella parte finale verso le piazzole su cemento. Le piazzole su cemento, come quelle su ghiaia, presentano le colonnine per la
corrente elettrica e carico e scarico acqua. Il campeggio offre 8 A come potenza per le colonnine, noi l'abbiamo testato fino a 10, non c'è stato nessun problema. Consigliamo comunque di rimanere dentro gli 8. Attraversando questo cancello ci ritroviamo nell'area camper service, dove è prevista una griglia per lo scarico delle acque grigie, un pozzetto per lo scarico delle acque nere e un carico acqua potabile. Continuiamo il nostro tour all'interno dell'area camper. Vi ricordo che all'interno dell'area camper è possibile portare i nostri animali domestici, sono ben accetti, e da quello che ho capito da quest'anno parte anche un servizio di dog sitting. Continuando la nostra strada nella zona piazzola in cemento, sulla sinistra possiamo notare la zona relax solarium, estesa su un grande prato verde, sul quale in estate, in periodi più caldi, viene allestito un lounge bar gestito dal ristorante bar che potete vedere in fondo a questo enorme campo verde. Torniamo ora nella zona Piazzole su Ghiaia attraverso il secondo ponticello che attraversa il campo. Secondo ponticello anch'esso sovrastante un piccolo laghetto. Concludo quindi il video dandovi qualche info utile. Il campeggio si trova al confine tra la città di Moncalieri e Torino, in corso Trieste 94 a Moncalieri. È possibile arrivare in centro a Torino in bicicletta o a piedi. La distanza è di 6 km dal campeggio. La pista ciclabile è presente fuori dal campeggio, oppure con i mezzi pubblici in 25 minuti. All'esterno del campeggio è sempre presente la fermata per la linea arancione. È un'area molto comoda anche per poter visitare il Museo dell'Automobile, per una passeggiata di 20 minuti all'interno del parco, il Parco del Valentino e il Borgo Medievale, o il Castello di Moncalieri, il centro storico di Moncalieri. È altresì un punto d'appoggio comodo per la zona ospedaliera. Non è da sottovalutare. Detto questo, vi ringrazio per la visione e vi invito, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi al canale, a mettere la campanella e a mettere un mi piace. Qui sopra troverete un link al nostro precedente video dove potrete vedere tutte le informazioni essenziali sul campeggio e i servizi da loro offerti. Vi ringrazio e alla prossima!